Ciao a tutti, in questo video parleremo di IBD, che è la patologia infiammatoria intestinale o enteropatia cronica, diciamo la più frequente, l'enterite linfoplasma cellulare. Colpisce frequentemente il gatto, meno frequentemente il cane. Diciamo che è una patologia molto frequente nel gatto, causa di diarrea e di vomito e di dimagrimento. È una patologia un po' particolare perché non si sa esattamente se sia una, diciamo, conseguenza di altre enteropatie, come per esempio l'enteropatia da cambio alimentare o enteropatia da antibiotico responsiva, oppure se sia addirittura una forma precancerosa rispetto al linfoma alimentare. È molto complessa per esempio la differenziazione tra l'IBD nel gatto e il linfoma a piccole cellule. Partiamo subito col dire che i segni clinici dell'IBD fondamentalmente sono il vomito e la diarrea. A volte abbiamo dei gatti che vomitano ma non hanno diarrea, a volte invece abbiamo gatti che hanno la diarrea ma non hanno il vomito. E magari sono dei gatti, soprattutto nelle prime fasi, dove non c'è un dimagrimento. Ovviamente se la patologia non viene gestita e riconosciuta, potremmo avere un forte dimagrimento e anche la presenza eventualmente anche di versamento addominale per l'ipoalbuminemia. In generale, che cos'è che causa questa patologia? Causa praticamente una risposta anomala del sistema immunitario contro antigeni batterici e dietetici. Questo è il sospetto, fondamentalmente c'è una iperstimolazione del sistema immunitario, quindi generalmente quando effettuiamo l'esame istologico troviamo proprio nella lamina propria, all'interno della mucosa anche, la presenza di tantissimi linfociti e plasmacellule. Infatti la principale, diciamo, patologia di questo gruppo che viene poi identificato come IBD è la enterite linfoplasma cellulare, proprio per il contenuto di linfociti e plasmacellule all'interno della mucosa e della lamina propria. Questo tipo di stimolazione ovviamente è cronica, quindi sono animali che una volta diagnosticata l'IBD non guariscono, ma devono essere gestiti a vita tramite dei farmaci e dei cambi spesso alimentari per ridurre la stimolazione immunitaria. La diagnosi, allora, generalmente oltre ad escludere chiaramente le altre cause di enteropatia, quindi responsiva al cambio alimentare, responsiva agli antibiotici, enteropatie dovute magari a parassiti, corpi estranei, malattie fungine. Generalmente la diagnosi è principalmente ecografica, generalmente all'ecografia si valuta già la presenza di un intestino che non è ovviamente normale, però l'ecografia da sola chiaramente non può diagnosticare l'IBD, ma è l'istologia, quindi il prelievo di alcuni segmenti di intestino a tutto spessore che ci permettono chiaramente di fare diagnosi di enteropatia cronica IBD, linfoplasma cellulare. Come vi ho detto però esiste il linfoma a piccole cellule che è molto simile istologicamente all'IBD e quindi molto spesso è molto complesso, anche perché generalmente nel linfoma dovremmo avere anche la presenza di un aumento di una linfadenopatia, ma anche nell'IBD potrebbe esserci un coinvolgimento linfonodale. È chiaro che la differenza sta fondamentalmente che soprattutto nel breve periodo probabilmente, mentre nell'IBD risponde bene alla terapia, nel linfoma magari risponde meno bene, però è molto complessa la diagnosi proprio per questa incapacità anche a livello istologico di riuscire a differenziare bene l'IBD da un linfoma a piccole cellule. La terapia di solito si basa sulla somministrazione di cortisonici, di solito si utilizza il prednisolone e poi si gestisce a vita tendenzialmente cercando il minimo dosaggio che fa stare bene il vostro gatto in modo da
evitargli chiaramente delle recidive, soprattutto di vomiti e di diarrea. Chiaramente a volte si consiglia anche dei cambi alimentari, come per esempio dei cibi magari ipoallergenici, quindi ci sono dei cibi in commercio che hanno praticamente delle proteine idrolizzate e quindi stimolano meno il sistema immunitario rispetto alle proteine intere, praticamente vengono spezzettate queste proteine, quindi stimolano chiaramente meno rispetto alle proteine normali. Come vi ho detto, c'è il sospetto che questa patologia possa essere anche una lesione precancerosa rispetto al linfoma alimentare, che colpisce frequentemente anche quello il gatto, e quindi è chiaro che sono animali che vanno comunque tenuti sotto controllo, fatte varie visite, ecografie nell'arco della loro vita. Può manifestarsi anche in giovane età. Generalmente la maggior parte dei casi sono dei gatti che si manifestano poi l'IBD in una fase tardiva, quando magari hanno 8, 9, 10 anni, e sono animali che i proprietari raccontano che vomitavano nell'arco della loro vita, e che magari il proprietario non ci ha dato il peso giusto. Molto spesso però può capitare anche in gatti molto giovani. Mi è capitato recentemente in un gatto anche di 2 anni, 3 anni, che aveva manifestato già l'IBD, nonostante nella loro storia non era descritto che il gatto vomitava così frequentemente. Quindi l'importanza di questo video è quello, prima di tutto, di non sottovalutare il vomito come sintomo. Quindi molto spesso il proprietario alla domanda: il gatto vomita? Sì, qualche volta, e non gli dà il giusto peso, perché a volte magari è un bolo di pelo, ma va gestito bene il bolo di pelo, perché ripeto, anche il bolo di pelo, stando lì nello stomaco, continua comunque a stimolare succhi gastrici, succhi pancreatici, e quindi chiaramente a stimolare comunque la mucosa. E quindi secondo me, visto che più o meno tutti i gatti hanno i boli di pelo, la gestione del bolo di pelo secondo me dovrebbe aiutare anche un po' ad avere meno casi, perché ripeto, non è la causa chiaramente, perché non si sa ancora esattamente qual è la vera causa, però la gestione chiaramente corretta del bolo di pelo e non sottovalutarlo, secondo me ha un suo senso anche per l'IBD, secondo me. E poi vabbè, effettivamente non c'è esattamente un cibo a cui gli si è dato colpa, perché colpisce sia animali che vivono in casa, ma anche animali che vivono fuori, quindi che sono animali magari randagi, quindi non è che il cibo commerciale predispone più all'IBD. Questo è un sospetto chiaramente, perché è chiaro che la maggior parte degli animali che poi vengono a fare poi le visite e le diagnosi sono animali tendenzialmente di proprietà, che vivono tendenzialmente in casa e quindi alimentati con cibo commerciale. Però capita anche con animali che non mangiano chiaramente cibo commerciale, perché non si è ancora esattamente ben capito. Come vi ho detto, anche lì si pensa a una stimolazione esagerata anche verso batteri, quindi è chiaro che in quel caso lì sono più soggetti gli animali che vivono all'esterno, che magari sono randagi, rispetto per esempio ad animali che vivono in casa, che vivono in una loro bolla. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.